Riassunti di Mr. Wrong che coprono tutta la puntata turca numero 7. Ezgi, quando va sul terrazzo, vede Osgur e Yasim che si baciano. Si nasconde, ma Tesla, il cane di Osgur, che l'ha vista, corre verso di lei, per cui Ezgi corre a nascondersi in casa. Osgur allora si guarda intorno e soprattutto verso casa di Ezgi per vedere se lei c'è e se ha visto, mentre Ezgi se la prende con se stessa per aver pensato che Osgur potesse essere innamorato di lei. Yasim vede che Osgur ha cambiato umore e infatti lui le dice che si sente strano, per cui lei se ne va e lui la saluta con un bacio sulla guancia, lasciandola molto delusa. Osgur continua a guardare nell'appartamento vicino e quando vede Jansu uscire sul terrazzo si tranquillizza, convinto che Ezgi non abbia visto il bacio. Poi mette della musica e gioca con Tesla. Ezgi invece è molto nervosa, delusa e non sopporta la musica che arriva fino a lei. La mattina seguente Ezgi va in terrazzo e mentre sta accarezzando Tesla arriva Osgur, che le chiede com'è andata la cena, convinto che abbia cenato con Serdar. Lei risponde che la cena è stata stupenda e Serdar è un uomo meraviglioso e che si rivedranno presto. Poi Ezgi gli chiede perché l'abbia chiamata durante la cena e lui minimizza dicendo che era solo per lavoro. Poi Osgur le dice di essere tornato a casa con Yasim perché gli riportavano Tesla. Ezgi gli dice di non avere più bisogno dei suoi insegnamenti visto che ha già un altro appuntamento con Serdar. Osgur è d'accordo anche se ci rimane visibilmente male. Poi Osgur ed Ezgi arrivano insieme alla Gabbia, il ristorante, dove fervono i preparativi per la festa latina e anche loro si mettono al lavoro. Gimze si lamenta con Emre di Ezgi e gli dice che farà di tutto per mandarla via al più presto. Denise deve mandare dei documenti alla Gabbia da firmare e allora Irene si offre di portarli lei, ma Denise rifiuta. Allora Irene le chiede se è gelosa della sua vicinanza ad Ozan. Denise naturalmente nega e allora le dice che è un bene perché tra loro può scattare la scintilla. Ozan sta facendo assaggiare i piatti che preparerà per la festa e tutti ne sono entusiasti. Quando arriva Iren e Yasin per pranzare e sentendo della festa assicurano la loro partecipazione. Ezgi dice che inviterà anche Serdar, così si divertiranno tutti insieme. Iren si complimenta ancora con Ozan per la sua cucina e gli dà i documenti da firmare, flirtando apertamente con lui, che invece è deluso che non sia stata Denise a portarli. Quando Irem torna in ufficio, dice a Denise che tra lei e Ozan c'è una forte attrazione ed è sicura che durante la festa succederà qualcosa. Denise cerca di fare l'indifferente. Jansu continua a comportarsi in modo sfuggente con Levan, che inizia a essere geloso e la invita a passare la sera con lui, ma lei rifiuta perché deve andare in palestra con le amiche. Ozan lo viene a sapere e con grande fatica convince Osgur ad accompagnarlo in palestra. Quindi tutti si ritrovano nella stessa palestra e Osgur capisce che l'insistenza di Ozan era per fingere di incontrare casualmente Denise, che è arrabbiata con lui per la sua vicinanza con Irem. Ezgi telefona a Serdar e lo invita alla festa latina. Lui accetta e le dice che balleranno un tango insieme. Ezgi, che gli aveva detto di saperlo ballare, ma non è vero, chiede aiuto alle amiche e insieme cercano un insegnante. Ma poi Ozan le dice che Osgur è un bravo ballerino di tango. Ezgi quindi chiede a Osgur di insegnarle a ballare il tango, senza dirgli il motivo, ma lui mangia la foglia e la costringe ad ammettere la bugia detta a Serdar e che deve rimediare per poterci ballare alla festa latina. Osgur poi cerca di istruire Ozan su come comportarsi con Dennis, ma quando lui fa di testa sua e le va a confessare di aver voluto che si ingelosisse, non si accorge che lei ha le cuffie, per cui non lo sente. Osgur, che ha assistito, glielo fa notare prendendolo in giro. Tornata a casa, Ezgi cerca di impietosire Osgur sulla sua incapacità di ballare e allora lui, dopo averla presa in giro e averci bisticciato, accetta di insegnarle a ballare.
Mentre ballano, lui le parla dell'origine del ballo e dei sentimenti che esprime come la passione. Osgur e Esgi si incontrano più volte per le lezioni e ogni volta la loro sintonia e attrazione è sempre più forte anche se entrambi si trattengono. La mamma di Osgur, preoccupata del suo rapporto con Esgi, vuole presentargli una ragazza che pensa vada bene per lui. Sapendo che lui rifiuterà, al telefono gli parlano di una ragazza che dopo la laurea vuole lavorare e gli chiede di aiutarla. Osgur rifiuta adducendo la scusa che Esgi è gelosa. Allora la mamma si convince ancora di più che Esgi non va bene per lui e decide di andare a Istanbul per costringere il figlio a lasciarla. Anche la madre di Esgi, quando apprende che la figlia non ha lasciato Osgur, decide di andare a Istanbul per costringerla. Il giorno della festa latina, il ristorante La Gabbia è bellissimo, con addobbi coloratissimi e tutto il personale è vestito a tema. Ozan tiene un corso di cucina, al quale partecipano anche Irem, Yasim e Denise. Durante la lezione, Irem flirta apertamente con Ozan, suscitando la gelosia di Denise. Poi però Irem beve un cocktail offertole da Emre e ha una reazione allergica, per cui deve andare in ospedale accompagnata da Yasin. Denise ha invitato anche il suo amico Erdar. Ozgur e Ozan si avvicinano per conoscerlo. Esgi e Denise lo presentano come un compagno di scuola e mentre parlano Ozan e Erdan si riconoscono per aver giocato nella stessa squadra al liceo, dove Ozan era conosciuto con l'altro suo nome Mehmet. Tutti poi ricordano che a quel tempo Denise era innamorata di lui quando frequentavano lo stesso liceo. Denise e Ozan si dicono che sono fisicamente cambiati, ma non sono cambiati i loro occhi, per cui ora guardandosi si riconoscono proprio dagli occhi. Poi tutti brindano felici di essersi rincontrati. Nel frattempo arriva una telefonata di Serdar, che avvisa Esgi che ritarderà per un'emergenza in ospedale. L'orchestra inizia a suonare un tango e Osgur invita Esgi a ballare e tra loro si crea un'atmosfera magica e molto sensuale. L'attrazione tra loro è evidente. Durante il ballo arriva Sonar, chiamato da Gimze, che vuole riunirlo a Esgi, ma lui, vedendola ballare con Osgur, si arrabbia e accusa Gimze di averlo fatto andare per vedere due innamorati. Lei nega e lo convince a parlare con Esgi. Finito di ballare, Gimze dice a Esgi che c'è una persona che l'aspetta fuori dal locale. Qui trova Sonar, che dapprima le chiede scusa, ma poi, innervosito dal suo rifiuto, la prende per un braccio e la spinge. Arriva Osgur, che l'ha sentita gridare e atterra Sonar con un pugno. Poi abbraccia Esgi e la porta via in macchina. Subito dopo arrivano alla gabbia Serdar e Yasim e chiedono dove siano Osgur e Esgi, ma nessuno lo sa. I due ragazzi sono nell'appartamento di Osgur e mentre lui le applica il ghiaccio sul polso dolorante, parlano confidenzialmente e convengono che tutto sommato è un bene che si siano incontrati. A un certo punto sentono suonare alla porta e quando Osgur apre si trova davanti Serdar e Yasim. Tutti si guardano con sguardi increduli e preoccupati. Con questo colpo di scena si chiude la puntata numero 7 di Mr. Wrong.